Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Allora, vi avevo fatto un video circa l'anno scorso su due materassini per quando fate le vostre uscite, trekking, campeggio, eccetera. Qualcuno mi ha detto, sì, però insomma inizia ad esserci il peso, sono un po' larghi, ecco. Allora oggi vediamo un materassino sempre non autogonfiante, cioè non quelli con dentro il foam, ma un materassino gonfiabile con la pompetta incorporata della Ferrino. Non è lo Swift, è il suo fratello più piccolo, costa circa meno della metà. Lo Swift costa 68-70 euro, in offerta circa 86-87 euro il prezzo di listino, mentre questo lo troviamo a meno di 30 euro, 25-26 euro circa. Ed è il Ferrino Scout. Andiamo a vederlo. La confezione, vedete che è molto piccola. Mettiamolo per terra così vi faccio vedere rapportato a uno smartphone le dimensioni di questo piccolo di casa Ferrino. Andiamo ad aprirlo. All'interno della confezione troviamo il materassino, ovviamente la sua sacca, un piccolo manualetto di utilizzo, un foglio e un kit riparazione con la cannuccia per eventualmente gonfiarlo a bocca o sgonfiarlo, e vi spiego il perché. Il nostro materassino aperto che ha le dimensioni di 180 cm di lunghezza e 50 cm di larghezza, per un'altezza, una volta gonfio, di 8 cm. Come vi dicevo, costa meno dello Swift ed è pure un attimino più contenuto come misure e come peso. Pesa circa 800 grammi. Qual è però la differenza per cui costa così poco confronto al fratello maggiore, chiamiamolo così? Beh, una delle differenze, che non è proprio un difetto, perché in effetti tiene l'aria molto bene. Tenete presente che io peso 90 kg, supero i 90 kg, eppure non perde aria assolutamente, ed è più di qualche mese che lo utilizzo, se anche ben non costantemente, ma più di qualche uscita. Il problema è questo: vedete che invece che avere la solita valvola grossa professionale come c'è nel fratello maggiore, ha una valvola da materassino, e come le valvole materassino all'interno ha la valvolina per non far uscire l'aria, perché si può gonfiarlo anche da questa parte, oltre che là con la pompa che adesso andremo a vedere contenuta nel materassino stesso. Questo ovviamente è un vantaggio, nel senso che anche se noi ci dimentichiamo la valvolina aperta o per caso non fosse chiusa bene, l'aria non fuoriesce. Però quando arriva il momento di sgonfiarlo noi dobbiamo tenere premuta la valvola, se no non si sgonfia. Allora adesso chiudiamo la nostra valvola e andiamo dalla parte opposta, andiamo a vedere la pompa. L'altro difetto che ha, difetto sempre relativo ovviamente parliamo, è che la pompa è veramente piccola, per cui ci si impiega, invece che 2 minuti o 1 minuto e mezzo come con l'altro, ci vogliono 3-4 minuti per gonfiarlo. L'utilizzo è semplice, basta aprire la valvola della pompa e cominciare a premere. Essendo tubolare, vedrete, prima comincia a gonfiare alcuni tubi e poi piano piano l'aria si sposta nei tubi successivi. Procediamo al gonfiaggio. Quando poi arrivate a averlo quasi gonfiato, la pompetta a piede inizia a fare un po' fatica perché è veramente piccola. Un altro consiglio che posso dare se lo prendete è di non gonfiarlo completamente, perché è molto duro, soprattutto se siete un po' pesanti come il sottoscritto. Una volta gonfiato vi appoggiate sopra e il materassino vi sosterrà molto bene. Questo devo dire è un pregio.
eccoci qua sul nostro materassino. Come vedete sostiene molto bene. Questo sistema tubolare direi che funziona bene e col sacco pelo sopra non si sente assolutamente il terreno. Non ha un grande isolamento, quindi è più un 3 stagioni, primavera, estate, autunno. Direi d'inverno, soprattutto o in alta montagna, direi che non va bene. È anche resistente perché l'ho appoggiato su terreni non proprio molto pianeggianti e al momento non dà segni di cedimento. Questo è quanto vi posso dire. Certo, il prezzo è, ripetiamo, tra i 25 e i 28 euro e lo trovate, vi metterò il link in descrizione, anche su Amazon. Che dire, questi sono i pregi, le dimensioni, la leggerezza e il fatto che proprio occupa poco spazio. I difetti sono la valvola per sgonfiare, come vedremo adesso, e la pompa che piccolina ci si impiega un po' più, ma niente ci vieta di gonfiarlo e veramente con poche soffiate è già gonfio. Vediamo adesso se io apro la valvola. Vedete che il materassino non si sgonfia assolutamente, quindi per sgonfiarlo dovrò premere, sentite? E questo non è molto confortevole, perché ovviamente cosa succede? Che adesso lui non è completamente sgonfio, voi dovrete piegarlo e andare a riposizionarvi sulla valvola e premere per permettere la fuoriuscita dell'aria successiva. Non è praticissimo. Con la valvola professionale era sufficiente aprirlo e si sarebbe sgonfiato. Come vedete bisogna insistere, è vero, è una questione di un minuto in più, non è che ci si impieghi tanto di più, però magari si può lasciare la valvola aperta con gli altri materassini, nel frattempo si piega il sacco pelo, si fa qualche altra attività. Qua invece bisogna dedicarsi al materassino. Altra cosa, ovviamente la pompa crea ingombro, quindi noi dovremo piegare il materassino e quando arriviamo alla fine ci sarà ancora dell'aria. Ecco dov'è la cosa che mi è piaciuta meno, nel senso che da una parte è di grande utilità perché non ci sono perdite d'aria, dall'altra veramente obbliga a fare tutto questo lavoro per riporlo. Eccolo qua. Poi riporlo nella sua sacca diventa una cosa abbastanza semplice, basta piegarlo bene, entra tranquillamente nella sua sacca. Vedete che è abbastanza semplice farlo entrare, non sono quelle sacche che proprio precise si fa fatica. Solo quando si arriva all'altezza della pompa magari un pochino maggiore di attrito, ma dopo ecco qua,
il nostro sacchettino è pronto. Ecco, bene Ferrino, ma non benissimo. Certo, è un prodotto della fascia economica che può essere utilizzato sia da campeggiatori e molto bene da chi fa trekking, visto il basso peso e il poco ingombro e soprattutto la comodità, che non è poco in un materassino di questo tipo. Il costo ovviamente è basso, parliamo tra, come abbiamo detto, i 25 e i 28 euro. Vedremo poi se avrò occasione di provare lo Swift, scusate, che differenza sostanziale nell'utilizzo, vista anche la grande valvola, la pompa un po' più grande, ma anche il maggior ingombro, e andremo a vedere. Vi ringrazio, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, mi raccomando condividete, aiutatemi a crescere su YouTube. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!